Ciao a tutti, sono Crilù, benvenuti sul mio canale. Oggi con questo video vorrei condividere con voi il mio metodo per fare un ovale perfetto all'uncinetto, che magari possa essere utile sia per principianti che per chi ha già dimestichezza con il crochet. Prima di cominciare vorrei invitarvi ad iscrivervi al canale, così che possa crescere ed avere sempre più contenuti, e ad attivare la campanella per restare aggiornati sui nuovi video che pubblicherò. Grazie ed iniziamo subito con il tutorial di oggi. Per comprendere meglio come è strutturato un fondo ovale, vorrei mostrarvelo prima con un disegno. Vi prometto che questa parte teorica sarà breve, poi passeremo direttamente alla parte pratica. Però vederlo su un foglio può semplificare la comprensione di ciò che faremo poi con l'uncinetto. Allora, iniziamo con un numero di catenelle. Ipotizziamo di farne 10. Il numero varierà a seconda poi della lunghezza dell'ovale che ci serve. Quindi disegniamo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non è perfetto il disegno, però abbiate pazienza. Allora, queste catenelle, cioè queste 10, sono il numero di maglie nella parte centrale, che rimarrà sempre fisso, ok? Quello che cambierà è il numero di maglie nelle due parti ovali, quindi a inizio e a fine catenella. Quindi oltre alle 10 catenelle che ci serviranno, ne dobbiamo aggiungere 2, una per ogni parte ovale. Quindi inizieremo in realtà con 12 catenelle. Iniziamo facendo il nostro cappietto. Per quanto riguarda l'avvio, io lascio sempre un po' di filo in più per poter poi rifinire meglio, scusate, l'ovale. Vi farò vedere poi in seguito a cosa mi riferisco. Non è però necessario farlo, quindi potreste anche fare il cappietto qui nella parte iniziale come fate sempre. Allora, abbiamo detto 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Adesso cominciamo a fare 3 maglie, 3 punti nella prima catenella, quindi faremo qui 3 maglie, dopodiché faremo una maglia per ogni catenella e anche qui faremo 3 maglie, altre 10 maglie basse da quest'altra parte e ricominceremo poi il giro. In questo momento stiamo cominciando da qui, questa che vi evidenzio. Cominciamo da qui, ok? Quindi per cominciare lì, quindi in questa maglia dobbiamo fare 3 catenelle, scusate, 3 maglie basse. La prima maglia bassa io la sostituisco da una catenella, la seconda maglia bassa invece la lavoro. La terza maglia bassa la faremo poi quando giriamo, quindi quando saremo da quest'altra parte. Per ricordarci dove stiamo cominciando, da dove stiamo cominciando, metterò un marcapunti qui. Questa catenella in realtà poi diventerà una vera maglia. Completeremo la maglia bassa, vi faccio vedere poi come. 10 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. In quest'ultima faremo 3 maglie basse. Questa è la prima, la seconda e la terza. Non nasconderemo il filo iniziale perché poi ci servirà successivamente. Ora cominciamo la prima delle 10, anzi scusate, metterò anche marcapunti così capiremo quali sono le fisse. Ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Metto anche qui il marcapunti. E facciamo l'ultima delle 3 da questa parte. Ok? Adesso io chiudo con una chiusura invisibile. Si potrebbe anche lavorare a spirale, però a me sinceramente piace più con la chiusura invisibile, così andiamo anche a ricostruire la maglia, questa qui, che non era completamente fatta. Tolgo il marcapunti. La chiusura invisibile si fa in questo modo, si allunga un pochino questo cappio, si porta indietro, aggiustiamo un pochino e poi iniziamo a lavorare il secondo giro. Entriamo qui all'interno della maglia. Scusate, ma la fettuccia è un po' fastidiosa a volte da lavorare. Usciamo il filo, ecco qui, riprendiamo questo cappietto e creiamo una maglia. Questa sarà la nostra prima maglia del secondo giro. Allora, adesso dovremo fare, vi faccio vedere sempre con il disegno, un aumento in ognuna delle 3 maglie, quindi 2 maglie qui, 2 maglie qui e 2 maglie qui. Una maglia soltanto nella parte fissa e poi anche da questa parte 2 maglie nella maglia sottostante, altre 2, altre 2 e poi da qui sempre le nostre 10 maglie. Allora, quindi abbiamo la prima, dobbiamo farne un'altra per creare l'aumento. Un aumento anche in questa successiva. Quindi ci troviamo in questo momento qui e dobbiamo iniziare le 10. Non avevo messo il marcapunti, scusate, lo mettiamo ora, anzi creo prima la maglia e poi lo facciamo. Una, due, tre,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vedete, qui c'era il marcapunti per indicare che era la fine della sequenza delle 10. Tolgo il marcapunti, lo rimettiamo. Anche da questa parte adesso dobbiamo fare 2 maglie basse nel punto sottostante. Ecco qui il primo aumento, il secondo aumento, quindi altre 2 ed il terzo aumento. Qui c'è il marcapunti, lo togliamo, iniziamo a fare le 10 maglie centrali. Una, e continuo così fino ad arrivare dall'altra parte. Ecco, siamo alla fine. Togliamo il marcapunti, facciamo l'ultima maglia delle 10 e se vi ricordate da questa parte avevamo iniziato da qui, quindi dobbiamo fare questi per completare il giro, cioè un aumento nell'ultima maglia, 1 e 2. Allunghiamo un po' per ricreare la parte di maglia che non è completa. Chiudiamo quindi il giro in questo modo, prendiamo il cappietto, lo tiriamo indietro, aggiustiamo un po', entriamo nella maglia, un attimino, prendiamo il filo, l'ho fatta un po' grande, scusate, vediamo di farlo un po' più bassa. Ok, questa è la prima maglia, quindi la segniamo. Allora, a questo punto siamo qui, ok? Per fare gli aumenti dobbiamo fare una maglia ed un aumento, una maglia ed un aumento, e poi qui sempre le stesse 10 maglie di prima. Allora, una maglia l'abbiamo fatta, ok? Ora iniziamo con l'aumento. Quindi la prima maglia è questa di inizio giro, dobbiamo fare un aumento. Ora una maglia ed un aumento. Ok, qui c'è il marcapunti che ci indica che ci sono le 10 maglie fisse. Facciamole. Una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nell'ultima 10. Tolgo il marcapunti e lo rimetto. Io in realtà non lavoro mai con i marcapunti, lo faccio perché in questo tutorial
potrebbero esserci delle principianti e quindi magari è più facile la comprensione. Ok, questa parte arrotondata dobbiamo fare gli aumenti, quindi abbiamo detto una maglia ed un aumento. Una maglia ed un aumento. La sequenza è sempre la stessa. Una maglia ed un aumento. E siamo arrivati all'altra parte della curva dove iniziano le 10. Ok? Tolgo il marcapunti. Una. Ne faccio 10 e ci vediamo dall'altra parte. Ho lavorato la 10ª maglia, tolgo il marcapunti e lo rimetto in quella appena lavorata e finiamo la sequenza. Quindi una maglia ed un aumento. E abbiamo completato questo giro. Tiro un po', tolgo il marcapunti, entro da dietro nella prima maglia completa, tiro fuori il filo, prendo il filo, di nuovo il cappietto precedente e creo la prima maglia di quest'altro giro. Siamo qui, ok? Adesso la sequenza è la seguente: 2 maglie basse ed un aumento. Quindi la prima l'abbiamo già, un'altra per fare 2 maglie basse e in quest'altra faremo l'aumento. Ok? Quindi una, 2 e qui l'aumento 1 e 2. Di nuovo 2 maglie basse, 1 e 2 ed un aumento. Ricominciamo con le 10. 1 e rimetto il marcapunti, 2 eccetera. Ci vediamo alla fine della 10ª maglia. Ok, ho appena completato la 10ª maglia, tolgo il marcapunti e lo rimetto a quella appena lavorata. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ogni tanto è bene controllare, ma il marcapunti serve proprio a renderci un po' più sicure. E iniziamo la sequenza. Quindi abbiamo detto 2 maglie basse, 1 e 2, ed un aumento. 2 maglie basse ed un aumento. 2 maglie basse ed un aumento e abbiamo finito la parte ricurva. Iniziamo di nuovo le 10. Ok? Una, tolgo il marcapunti e lo rimetto.
Togliamo e rimettiamo il marcapunti. Questo ci indica che stiamo per completare il giro. La sequenza è sempre la stessa, quindi 2 maglie basse ed un aumento. Ok, e anche questo giro è completato, dobbiamo solo chiuderlo con la chiusura invisibile. Quindi allarghiamo un po', anche la mia gatta ci fa compagnia. Allunghiamo un po' il cappietto, entriamo qui da dietro. Prendiamo il cappietto e lo portiamo qui dietro. Entriamo qui sotto. Prendiamo il filo. E chiudiamo. Ed iniziamo il giro successivo. Rimetto il marcapunti per indicare qual è l'inizio del giro. Ora la sequenza sarà 3 maglie basse ed un aumento. Avrete ormai capito che praticamente aumenterà sempre una maglia da un giro all'altro, aumenterà una maglia solo nella parte qui arrotondata tra un aumento e l'altro. Quindi se ne abbiamo fatte 2 ed un aumento, adesso faremo 3 ed un aumento, poi nel giro successivo 4 ed un aumento e via dicendo, fino a che arriverà la misura dell'ovale che ci serve. Quindi abbiamo detto, ora ne dobbiamo fare 3 ed un aumento. Ok, quindi abbiamo detto che la sequenza è di 3 maglie basse più un aumento, quindi la prima già ce l'abbiamo, 2, 3 maglie basse ed un aumento. Ora 3 maglie basse, quindi 1, 2, 3 ed un aumento. E siamo arrivati al marcapunti. Lo rimetto. E ne facciamo 10. Dopo aver fatto le 10 maglie iniziamo di nuovo la parte con gli aumenti, quindi 3 maglie basse, 1, 2, 3 ed un aumento. Una, 2, 3 e un altro aumento. Una, 2, 3 e l'aumento. Vedete? In questo modo non ci si può sbagliare, che il marcapunti ci aiuta tantissimo. Le 10, una, e ricominciamo la parte con gli aumenti, quindi 3 maglie, 1, 2, 3 e l'aumento.
abbiamo finito il giro e chiudiamo sempre con chiusura invisibile, quindi allargo un po' il cappietto, tolgo il marcapunti, entro dalla parte di dietro, prendo il cappietto, lo porto sul retro e completiamo come al solito, quindi entrando qui, prendendo il cappietto, anzi prendendo il filo, il cappietto nel frattempo mi è sparito, aspettate, ricomincio, eccolo qui, ecco fatto, e inizierei un altro giro. Quindi adesso le maglie tra un aumento e l'altro dovrebbero essere 4. In realtà a me la misura di questo ovale mi va già bene, quindi non ho bisogno di fare altri aumenti e quindi vado semplicemente a concludere il giro con la chiusura invisibile, sì, ma senza continuare poi a fare un altro giro. Vi faccio vedere come. Avendo deciso che questa misura di fondo ovale mi va bene così, vado a tagliare il filo e chiudere completamente il lavoro. Per fare questo, quindi per ricostruire questa maglia qui, che è una maglia a metà praticamente, tiro un po' il filo, lo taglio, ok, lo esco tutto fuori e lo vado a ricostruire in questo modo. Entro nella prima maglia, questa volta entro sul davanti, e lo faccio uscire quest'ultima completa. Dovrei prendere un uncinetto un po' più piccolo perché bisognerebbe entrare qui, vediamo se l'allargo un po', magari, ecco, bisognerebbe entrare qui, ecco, dalla parte dietro, prendere il filo e portarlo qui e la maglia è completa, ok? Dopodiché nascondiamo il filo sul retro. Ora faccio un lavoro un po' approssimativo, giusto per farvi vedere come il filo andrebbe nascosto. Ho passato sul dietro per qualche maglia, se non riuscite con l'uncinetto potete farlo anche con un ago tirafettuccia, eccetera. È quasi completato, adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è, vi ricordate abbiamo lasciato questo filo un po' più lungo? Rifiniamo in questo modo. Allora io faccio in questo modo, sciolgo il nodino iniziale, proprio il primo nodo che abbiamo fatto per fare le catenelle, non vi preoccupate perché non si scuce nulla. Ecco qui, il nodino è sciolto e entro qui da dove abbiamo iniziato, vedete, prendo il filo e lo porto sul davanti, un semplice cappietto. Entriamo nella maglia successiva, prendiamo il filo da dietro e facciamo semplicemente una sequenza di catenelle che vanno a rifinire il davanti del fondo. Spero che in video si veda bene. Ripeto, non è una cosa necessaria,
semplicemente per rifinire un po' il fondo. Arriviamo fino alla fine delle 12 maglie. Ecco qui, praticamente abbiamo completato, dobbiamo solo adesso passare il filo qui nella parte dietro, quindi lo tiriamo prima avanti e poi facciamo in questo modo, ecco qui, per poi andarlo a nascondere. Ok, questo è il fondo con la fettuccia che un po' si arriccia. Non vi preoccupate perché poi durante la lavorazione del resto della borsa si stende. Ecco qui, questo è il fondo fatto nella maniera più semplice possibile. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Grazie e a presto!